5.000 metri al secondo. È la velocità a cui un cilindro di titanio scuro sta squarciando l'atmosfera in questo esatto momento. Non ha ali, non ha piloti, è un missile ipersonico. A questa velocità, l'aria davanti a lui non fa in tempo a spostarsi. Si comprime così violentemente che si incendia, avvolgendo l'arma in un bozzolo di fuoco invisibile ai radar. Se tu fossi sul ponte della nave Bersaglio, non sentiresti nemmeno il rumore del suo arrivo. Saresti già polvere prima che il suono raggiunga le tue orecchie. Questa è la guerra moderna. E c'è un problema enorme. Per decenni abbiamo difeso le nostre navi in un solo modo, sparando pezzi di metallo contro altri pezzi di metallo. È la difesa cinetica. Un computer calcola la traiettoria. Un cannone vomita migliaia di proiettili al minuto, creando un muro di piombo. Ma contro un bersaglio che viaggia a Mach 14, questa logica crolla. È come cercare di colpire una zanzara in volo, sparando un'altra zanzara bendati. Il missile è semplicemente troppo veloce. Se aspetti di vederlo, sei già morto. Per fermare l'impossibile, serve qualcosa che viaggi oltre i limiti della materia. Fermati un attimo. Pensa alla cosa più veloce che conosci. Non è un aereo, non è un'onda d'urto, è la luce. 300.000 km al secondo. A questa velocità potresti fare il giro della Terra 7 volte nel tempo in cui il tuo cuore fa un solo battito. Se usi la luce come arma, il tempo di volo si azzera. Nel momento esatto in cui premi il grilletto, il bersaglio è già colpito. Non devi calcolare dove sarà il missile tra 10 secondi, devi solo guardarlo. Ma c'è un dettaglio che gli ingegneri hanno dovuto risolvere. La luce normale, quella delle lampadine, è inutile. È debole, caotica. Per distruggere l'acciaio, devi disciplinare la luce. Devi trasformarla in un esercito perfetto. Immagina uno stadio pieno di persone. Ognuno canta una canzone diversa, in un momento diverso. Questo è il rumore. Questa è la luce del sole o di una torcia. Le onde luminose si scontrano, si annullano a vicenda, si disperdono nel vuoto in frazioni di secondo. Ora immagina che all'improvviso 100.000 persone inizino a cantare la stessa identica nota, nello stesso millesimo di secondo. Le loro voci si sommano. L'onda sonora diventa così potente da far tremare le fondamenta di cemento. Questo è un laser. Non è solo luce, è luce coerente. È la fisica dell'ordine assoluto imposta al caos dell'universo. Scendiamo nelle viscere della nave. Sotto il ponte d'acciaio, protetto da strati di piombo e titanio, non ci sono serbatoi di polvere da sparo. C'è solo silenzio. E chilometri di cavi in fibra ottica, sottili come un capello umano. Questo è un laser a stato solido. Non ci sono gas tossici o reazioni chimiche esplosive. L'arma è letteralmente fatta di vetro, ma non un vetro normale. Questo è un cristallo dopato con elementi rari della Terra, come l'itterbio o il neodimio. Atomi pesanti, instabili, pronti a cedere la loro energia. Sei dentro il caricatore dell'arma più letale mai concepita. Per creare il raggio della morte, devi prima nutrire il cristallo. Migliaia di diodi laser iniziano a bombardare la fibra ottica con luce grezza. È il processo di pompaggio ottico. Gli elettroni degli atomi di itterbio assorbono questa luce. Bevono energia. Vengono strappati dalle loro orbite sicure e spinti in uno stato di eccitazione innaturale. Si tendono come molle caricate al massimo. Ma non possono restare lassù per sempre. La natura odia lo squilibrio. Vogliono disperatamente tornare giù. Stanno solo aspettando un segnale, una singola scintilla per scatenare l'inferno. Ed ecco il segnale. Un singolo fotone, una particella di luce perfetta, viaggia lungo la fibra, colpisce il primo atomo eccitato. L'atomo crolla, rilasciando la sua energia sotto forma di un secondo fotone, ma non un
fotone a caso, un clone esatto del primo, stessa direzione, stessa frequenza. Ora sono 2. I 2 colpiscono altri atomi, diventando 4, poi 8, poi 16, milioni, miliardi. È una valanga di luce che si ingrossa alla velocità della luce stessa. L'emissione stimolata. Un concetto teorizzato da Albert Einstein nel 1917, che ora scorre nei cavi di una nave da guerra. Ma un solo filo di fibra ottica non ha abbastanza potenza per abbattere un missile. Genererebbe solo un fascio caldo. Per fondere il titanio a chilometri di distanza, devi unire le forze. Centinaia di questi fili di luce convergono verso un unico prisma centrale. I fasci si fondono l'uno nell'altro, intrecciandosi, senza mai scontrarsi. L'energia termica diventa mostruosa. Se accendessi questo raggio in una stanza, l'aria stessa prenderebbe fuoco. La lancia di fotoni è pronta. Viene sparata verso il cielo azzurro. Ma qui, proprio quando sembra finita, inizia la vera guerra. La guerra contro l'invisibile. Il raggio laser esce dalla torretta a 300.000 km al secondo. L'obiettivo è a 8 km di distanza. Nello spazio vuoto sarebbe un colpo perfetto. Ma non siamo nello spazio. Siamo sulla Terra. E tra la nave e il missile c'è un oceano di aria. Noi pensiamo all'aria come a qualcosa di vuoto. Sbagliato. L'aria è una zuppa densa e turbolenta di azoto, ossigeno, vapore acqueo, sale marino e polvere. Per un raggio di pura luce coerente, attraversare l'atmosfera è come cercare di correre in linea retta sul fondo di una piscina piena di fango. L'atmosfera non è un mezzo, è uno scudo. Succede qualcosa di devastante. Il blooming termico. Il laser è così potente che riscalda istantaneamente l'aria che attraversa. L'aria calda si espande, diventa meno densa. Questo cambiamento di densità trasforma l'aria stessa in una lente negativa. Hai presente l'asfalto che trema in una calda giornata estiva? È la stessa cosa, ma moltiplicata per 1.000.000. L'aria distorce il laser, lo fa aprire a ventaglio, lo sfoca. Quello che era partito come un dardo letale arriva sul missile come una innocua e tiepida luce di scena. L'arma si è appena sconfitta da sola. Come si inganna la fisica? La risposta è l'ottica adattiva. Un colpo di genio assoluto. Prima di sparare il raggio letale, la torretta lancia un raggio debole, di prova. Questo raggio viaggia verso il bersaglio, viene distorto dall'atmosfera e rimbalza indietro. Un processore ad alta velocità analizza questa luce rovinata e capisce esattamente come l'aria sta tremando. E qui avviene la magia. Il laser principale viene riflesso su uno specchio speciale. Non è rigido. Sotto la sua superficie ci sono migliaia di microscopici pistoni meccanici. Lo specchio inizia a deformarsi, cambiando forma 3000 volte al secondo. Lo specchio deforma intenzionalmente il raggio laser prima di spararlo. Crea un raggio sbagliato, sghembo, brutto. Ma è un errore calcolato. Quando questo raggio distorto entra nell'atmosfera turbolenta, l'aria cerca di sfocarlo. Ma poiché il raggio era stato predistorto esattamente al contrario, le due distorsioni si annullano a vicenda. L'aria, cercando di distruggere il laser, finisce per correggerlo. Lo stringe, lo focalizza, lo trasforma in un punto di luce perfetto, grande come una moneta, a chilometri di distanza. L'inganno è compiuto. Il bersaglio è agganciato. Il raggio colpisce la punta del missile ipersonico. Non c'è nessuna esplosione, nessun boato hollywoodiano. La luce non ha massa, non ha impatto cinetico. È come essere toccati da un fantasma. Ma questo fantasma trasporta decine di kilowatt di energia pura. Il titanio dello scafo, progettato per resistere a temperature infernali, inizia ad assorbire i fotoni. Gli atomi del metallo iniziano a vibrare. Più assorbono luce,
più vibrano. 1000 gradi, 2000 gradi, 3000 gradi. Tutto questo in una frazione di secondo. Il metallo solido cede. Ma non stiamo solo fondendo il metallo. L'energia è così concentrata che il metallo liquido non fa in tempo a colare via. Evapora. E poi va oltre. I legami stessi tra gli atomi vengono spezzati. Gli elettroni vengono strappati via dai nuclei. Il vapore di titanio si trasforma in plasma, il quarto stato della materia. Una nuvola di particelle cariche, luminosa e furiosa, si forma proprio sulla pelle del missile. Abbiamo appena creato una minuscola stella sulla superficie dell'arma nemica. E questa stella sta per diventare il suo carnefice. Ricordi a che velocità viaggiava il missile? 5.000 metri al secondo. A quella velocità la forma aerodinamica è tutto. L'aria è dura come il cemento. Il missile sopravvive solo perché fende l'aria perfettamente. Ma ora c'è un buco. C'è una bolla di plasma incandescente che deforma il muso. L'aria a Mach 14 colpisce questa ferita. È come infilare un piede di porco in una crepa durante un uragano. L'aria entra nello squarcio, creando un'onda d'urto interna devastante. Non è il laser a distruggere il missile. Il laser ha solo aperto la porta. È il cielo stesso a fare a pezzi l'intruso. In meno di 2 secondi, un'arma da 10 milioni di dollari, inarrestabile per qualsiasi cannone terrestre, è stata ridotta a una nuvola di coriandoli metallici. I frammenti bruciano nell'atmosfera, cadendo silenziosamente verso l'oceano freddo. La nave non ha tremato. Non ha emesso alcun suono. Nessun bossolo è caduto sul ponte. Ha semplicemente proiettato la sua volontà attraverso lo spazio, usando la geometria, i cristalli e le leggi fondamentali della meccanica quantistica. Il cielo è di nuovo vuoto. Il predatore è diventato polvere. La luce che ti ha appena salvato la vita è la stessa che viaggia da miliardi di anni per portarti l'immagine delle stelle. L'universo non crea armi, crea solo leggi. E aspetta di vedere cosa ne faremo. Noi non pieghiamo la luce. Siamo la luce che ha imparato a difendere se stessa. Io sono Renderium e questo era lo scudo invisibile del nostro tempo.